Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Benlista, soluzione GlaxoSmithKline SpA, ultimo aggiornamento. 22 ottobre 2021. Cos'ha Benlista, soluzione? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Benlista, soluzione durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'ha Benlista, soluzione? Benlista, soluzione a un farmaco a base del principio attivo belimumab, appartenente alla categoria degli immunosoppressivi e nello specifico immunosoppressivi ad azione selettiva. È commercializzato in Italia dall'azienda GlaxoSmithKline SpA. Benlista, soluzione può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Benlista 200 mg/ml soluzione iniettabile uso sotto 4 penne preriempite. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: GlaxoSmithKline Ireland Limited. Concessionario: GlaxoSmithKline SpA. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: belimumab. Gruppo terapeutico: immunosoppressivi. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: Benlista ha indicato come terapia aggiuntiva nei pazienti adulti con lupus eritematoso sistemico, LES, attivo, autoanticorpi positivo, con un alto grado di attività della malattia, ad esempio anti-BSBNA positivi e basso complemento, nonostante la terapia standard, vedere paragrafo 5, 1. Benlista ha indicato in combinazione con terapie immunosoppressive di fondo per il trattamento di pazienti adulti con nefrite lupica attiva, vedere paragrafo 4, 2 e 5, 1. Posologia. Il trattamento con Benlista deve essere iniziato e supervisionato da un medico qualificato esperto nella diagnosi e nel trattamento dell'ES. Si raccomanda che la prima iniezione sottocutanea di Benlista sia sotto la supervisione di un operatore sanitario in un contesto sufficientemente qualificato per il trattamento di reazioni di ipersensibilità, se necessario. L'operatore sanitario deve fornire un appropriato addestramento nella tecnica sottocutanea ed informare sui segni e sui sintomi delle reazioni di ipersensibilità, vedere paragrafo 4, 4. Benlista può essere somministrato da parte del paziente stesso o di chi lo assiste dopo che ciò sia stato stabilito come appropriato dall'operatore sanitario. Posologia. LES. La dose raccomandata è di 200 mg una volta a settimana, somministrati per via sottocutanea. Il dosaggio non è basato sul peso, vedere paragrafo 5, 2. Le condizioni del paziente devono essere valutate in modo continuo. Si deve prendere in considerazione l'interruzione del trattamento con Benlista in caso di assenza di miglioramento nel controllo della malattia dopo 6 mesi di trattamento. Nefrite lupica. Nei pazienti che iniziano la terapia con Benlista per la nefrite lupica attiva, il regime di dosaggio raccomandato è di una dose da 400 mg, 2 iniezioni da 200 mg, una volta alla settimana per 4 dosi, poi 200 mg una volta alla settimana. Nei pazienti che continuano la terapia con Benlista per la nefrite lupica attiva, il dosaggio raccomandato è di 200 mg una volta alla settimana. Benlista deve essere usato in associazione con corticosteroidi e micofenolato ciclofosfamide per l'induzione, o micofenolato azatioprina per il mantenimento. Le condizioni del paziente devono essere valutate in modo continuo. Dosi dimenticate. Se viene saltata una dose, questa deve essere somministrata il prima possibile. In seguito, i pazienti possono riprendere con la somministrazione delle dosi al loro solito giorno oppure iniziare un nuovo schema settimanale dal giorno in cui è stata somministrata la dose saltata.
Cambiamento del giorno di somministrazione settimanale. Se i pazienti desiderano cambiare il loro giorno della settimana di somministrazione, può essere somministrata una nuova dose nel giorno della settimana di nuova preferenza. In seguito, il paziente deve continuare con il nuovo schema settimanale a partire da tale giorno, anche se l'intervallo tra le dosi può temporaneamente essere inferiore a una settimana. Transizione della somministrazione da endovenosa a sottocutanea (LES). Se un paziente con LES passa dalla somministrazione endovenosa di Benlysta alla somministrazione sottocutanea, la prima iniezione sottocutanea deve essere somministrata 1 o 4 settimane dopo l'ultima dose endovenosa, vedere paragrafo 5, 2. Nefrite lupica. Se un paziente con nefrite lupica passa dalla somministrazione endovenosa di Benlysta alla somministrazione sottocutanea, la prima dose da 200 mg per iniezione sottocutanea deve essere somministrata da 1 a 2 settimane dopo l'ultima dose endovenosa. Questo passaggio può avvenire in qualsiasi momento dopo che il paziente ha completato le prime 2 dosi endovenose, vedere paragrafo 5, 2. Popolazioni speciali. Anziani. I dati relativi ai pazienti con età a 0 e 65 anni sono limitati, vedere paragrafo 5, 1. Benlysta deve essere impiegato con attenzione nei pazienti anziani. Non ha richiesto un aggiustamento della dose, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione renale. Belimumab è stato studiato in un numero limitato di pazienti affetti da LES con compromissione renale. Sulla base delle informazioni disponibili, non ha richiesto un aggiustamento della dose nei pazienti con compromissione renale lieve, moderata o severa. Tuttavia, a causa della mancanza di dati, si raccomanda cautela nei pazienti con compromissione renale severa, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione epatica. Non sono stati condotti studi specifici con Benlysta in pazienti con compromissione epatica. È improbabile che i pazienti con compromissione epatica richiedano un aggiustamento della dose, vedere paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Benlysta somministrato per via sottocutanea nei bambini e negli adolescenti, età 18 anni, non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. La penna preriempita o la siringa preriempita devono essere usate solo per iniezione sottocutanea. Le sedi di iniezione raccomandate sono l'addome o la coscia. Se si effettua l'iniezione in una stessa area, i pazienti devono essere informati di impiegare una sede di iniezione diversa per ogni iniezione. Le iniezioni non devono mai essere effettuate in aree dove la pelle è sensibile, livida, arrossata o indurita. Se una dose da 400 mg viene somministrata nella stessa sede, si raccomanda che le 2 singole iniezioni da 200 mg siano somministrate ad almeno 5 cm, circa 2 pollici, di distanza. Istruzioni dettagliate per la somministrazione sottocutanea di Benlysta in penna preriempita o siringa preriempita sono fornite alla fine del foglio illustrativo, vedere le istruzioni passo per passo. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Benlysta non è stato studiato nei, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati condotti studi in vivo di interazione. La formazione di alcuni enzimi CYP450A soppressa da un incremento nei livelli di alcune citochine nel corso di infiammazioni croniche. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Benlysta, soluzione. insieme ad altri farmaci come Aerospirix Euro, Aerostamarila Euro, Aerosvarilarix Euro, Aerosvarivax Euro, Aerosostavax Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Benlysta, soluzione durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Benlysta, soluzione durante la gravidanza e l'allattamento?
Donne potenzialmente fertili / contraccezione nei maschi e nelle femmine. Le donne potenzialmente fertili devono usare metodi contraccettivi efficaci durante il trattamento con Benlysta e per almeno 4 mesi dopo l'ultimo trattamento. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi relativi agli effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti negativi su tali attività non possono essere previsti sulla base della farmacologia di belimumab. Si devono tenere presenti lo stato clinico del soggetto ed il profilo degli effetti indesiderati di Benlysta quando si prende in considerazione la capacità del paziente di svolgere attività che richiedano capacità cognitive, motorie o di giudizio. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La sicurezza di belimumab nei pazienti affetti da AIDS è stata valutata in 3 studi pre-registrativi, controllati con placebo con somministrazione endovenosa, uno studio controllato. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'esperienza clinica relativa al sovradosaggio di Benlysta è limitata. Le reazioni avverse segnalate in associazione a casi di sovradosaggio sono state coerenti con quelle attese per belimumab. Nell'uomo, sono state somministrate a distanza di 21 giorni 2 dosi fino a 20 mg/kg per via endovenosa con nessun aumento dell'incidenza o della severità degli effetti indesiderati in confronto con dosi di 1, 4 o 10 mg/kg. In caso di sovradosaggio non voluto, i pazienti devono essere attentamente osservati e deve essere somministrato un trattamento di supporto, come appropriato. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Immunosoppressori selettivi, codice ATC. L04A26. Meccanismo d'azione. Belimumab ha un anticorpo monoclonale IgG1 specifico per la proteina solubile umana che stimola i linfociti B, BLyS, chiamato anche BAFF. Proprietà farmacocinetiche. I parametri farmacocinetici per la somministrazione sottocutanea citati di seguito sono basati sulle stime di parametri della popolazione da 661 pazienti, inclusi 554 pazienti LES e 107 volontari sani, che, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano un particolare rischio per l'uomo sulla base degli studi di tossicità a dosi ripetute e di tossicità sulla riproduzione. La somministrazione per via endovenosa e elenco degli eccipienti: arginina cloridrato, istidina monocloridrato, polisorbato 80, cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.